Aggiornamento molto importante di calciomercato Inter, perché dobbiamo sì analizzare la stagione che si è appena conclusa e lo faremo ovviamente ogni giorno in diretta alle 19:30 nel nostro spazio di approfondimento live delle 19:30 appunto. Nel frattempo però si è appena aperta una settimana che getterà le basi per il mercato estivo dell'Inter e quindi getterà le basi della nuova Inter 2023-2024. Con ogni probabilità mercoledì dovrebbe essere il giorno giusto per il faccia a faccia tra la dirigenza dell'Inter e mister Simone Inzaghi, all'interno del quale si farà il punto della situazione sulla rosa, ruolo per ruolo, giocatore per giocatore, e dunque prenderà lì davvero il via il mercato, con le operazioni che Marotta, Ausilio, Baccin e tutta l'area tecnica in queste settimane comunque hanno già imbastito e hanno già preparato, in vista appunto, come dicevo, della costruzione della rosa 2023-2024 dell'Inter. E allora, amiche ed amici passioniteristi, ben ritrovati in questo nuovo episodio in cui facciamo un punto della situazione, un approfondimento totale sul mercato dell'Inter con le notizie che sono emerse in queste ore, ore in cui i dirigenti dell'Inter, diciamo che ad Istanbul più di qualcosina hanno svelato. Abbiamo ricevuto le nostre notizie, abbiamo fatto anche ovviamente le nostre verifiche con la redazione di Passione Inter. Subito un mi piace all'approfondimento, se non l'avete ancora fatto vi invito subito a cliccare sul tasto iscriviti, così vi terremo sempre aggiornati con tutti quelli che saranno gli sviluppi anche di quello che andremo a discutere oggi, e non vi perderete neanche uno dei nostri approfondimenti. Ci sono 3 punti di partenza fondamentali secondo me per questo mercato e che vanno chiariti subito. Il primo è quello economico, ovvero l'Inter con l'arrivo fino alla finale di Champions League, con i risultati ottenuti, col botteghino anche da San Siro, otterrà dai premi UEFA intanto, più il botteghino come dicevo, attorno ai 140 milioni di euro, e in aggiunta a quelli che sono stati gli altri risultati in tutte le competizioni, si punta a raggiungere, forse anche a superare i 400 milioni di euro di ricavi strutturali, che vorrebbe dire un gran bel risultato ovviamente per il fatturato dell'Inter, ma che non basta, diciamo, a raggiungere quel pareggio di bilancio e quell'attivo di bilancio che ci farebbe respirare in maniera molto più tranquilla. Potrebbe esserci ancora una volta una perdita abbastanza importante, attorno ai 70-80 milioni di euro sono un po' le stime che vengono fatte in questo momento. Fatto sta comunque che si vede questo trend molto positivo, perché dopo il meno 246 e il meno 140 poi della scorsa stagione, si arriverebbe a questo meno 70, meno 80, che è un bel passo in avanti, non ancora del tutto sufficiente. Per cui, punto numero 2, non c'è l'urgenza in questo mercato e soprattutto in questo mese di giugno di fare delle cessioni pesanti in maniera obbligatoria. Fatto sta però che comunque bisognerà poi abbassare ancora i costi, e in caso di cessioni importanti ci sarà comunque più spazio, poi più margini di manovra, ecco, per poter reinvestire su altri profili, anche più giovani, sempre nell'ottica di questo possibile player trading, che sarà comunque una linea guida da seguire per le prossime stagioni dell'Inter. Punto numero 3, l'obiettivo della prossima stagione sarà, è stato più o meno dichiarato, lo scudetto, e quindi si lavorerà anche nel mercato molto in questa direzione, molto nell'ottica di costruire una squadra da scudetto. Fatte queste 3 premesse fondamentali, andiamo sulla rosa 2023-2024, che sarà guidata meno di clamorosi colpi di scena che non ci aspettiamo in questo momento proprio da Simone Inzaghi, sul quale si è speso in prima persona il presidente Steven Zang e per il quale si sta ragionando in maniera molto, molto concreta sul rinnovo del contratto con prolungamento al 2025. L'idea, da quella che so io, non è tanto quella di dargli più credibilità con questo rinnovo, perché altrimenti in scadenza di contratto avrebbe meno forza, ma intanto sarebbe un modo per premiare i risultati che ha ottenuto soprattutto in Europa quest'anno, ma poi anche quello di cautelarsi in vista dell'anno prossimo, perché già oggi qualche club importante all'estero su Inzaghi i radar li ha accesi. Condivido allora la nostra schermata con la rosa dell'Inter attuale e troviamo il nostro semaforo con il mercato dell'Inter, con cui facciamo un punto su tutto il mercato che dal mio punto di vista potrebbe anche essere il definitivo mercato in grado di mettere nelle mani di Inzaghi, pur con tutte le difficoltà del caso, una squadra più inzaghiana possibile dopo l'evoluzione degli ultimi 2 anni. Partiamo dalla porta, dove
fino a pochissimi giorni fa, anzi, Handanovic figurava in rosso, l'addio sembrava scontato, un addio che invece in queste ore sembra meno scontato del previsto. Qualche voce sul possibile rinnovo c'è, così come su Cordaz che dovrebbe rimanere terzo portiere. E attenzione poi ad Andre Onana. Onana purtroppo ve lo raccontiamo da oltre 2 mesi, questa situazione dove il mercato della Premier League si muove in maniera molto forte su André. A noi risulta da tempo, ve l'abbiamo raccontato più volte, un fortissimo interesse del Chelsea, ma non è molto distante anche il forte interesse da parte del Manchester United, che è concretamente sulle tracce di Andre Onana. Io, come vi ho detto, so anche di un terzo club che però al momento non trova grandissimi riscontri, quindi il mercato su Onana è molto acceso. Lo stesso André ha lasciato qualche dubbio con le sue dichiarazioni post finale di Champions League. La sensazione è che l'Inter comunque cercherà di fare muro più possibile e cercherà di alzare il più possibile la cifra di un'eventuale cessione. C'è chi parla di 40 milioni di euro, io so che al momento l'asticella è piazzata almeno a 60 milioni di euro. Vedremo quelli che saranno gli sviluppi. Dovesse partire Onana, c'è già un discorso molto avanzato con Vicario dell'Empoli. In queste ore c'è chi è tornato a parlare anche di Jan Sommer, che però va per i 35 anni, è un profilo che all'Inter piace, ma sostituire Onana con Sommer dal punto di vista strategico, progettuale, non è una scelta molto lungimirante, almeno dal mio punto di vista. Intanto l'Inter ha preso un giovanissimo portiere, Theo Sander, dall'Aalborg, che però andrà innanzitutto in primavera e poi vedremo se sarà un profilo da prima squadra. In difesa, Skriniar è già fuori, lo sappiamo. Al centro, su De Vrij, a me risulta che le parti siano molto vicine al rinnovo di contratto, dovrebbe andare a percepire un ingaggio leggermente inferiore a quello che aveva fino a questa stagione, ma con un biennale e qualche bonus potrebbe comunque rimanere su quella stessa cifra. Su Acerbi la decisione mi sembra abbastanza netta da parte dello stesso Inzaghi di volerlo trattenere, quindi si tratterà di trovare un accordo con la Lazio per ottenere uno sconto sui 4 milioni di euro di riscatto. Su D'Ambrosio al momento io lo vedo un po' più fuori che dentro, ma ci sarà un faccia a faccia decisivo subito dopo l'incontro, quindi tra Inzaghi e la dirigenza. Quindi c'è una difesa che andrà puntellata con almeno 2 innesti, se consideriamo D'Ambrosio e Skriniar fuori, con De Vrij e Acerbi confermati. In questo senso continua a risultarmi un fortissimo interesse per Pavard, che rimane forse il nome più caldo dal punto di vista della preferenza della dirigenza interista, anche se non è semplice. Scalvini rimane un profilo aperto per quelli che sono i rapporti con l'Atalanta e la possibilità di piazzarci dentro qualche contropartita. È spuntato un nuovo nome, quello di Jan Bissek dell'Aarhus, camerunense se non sbaglio, ma che nel giro della nazionale tedesca, molto molto forte fisicamente. Mi risulta che purtroppo si sia mosso in anticipo l'Eintracht Francoforte, quindi vedremo se sarà una pista percorribile a tutti gli effetti. Chalobah, da quello che vi raccontiamo da qualche settimana, è un nome che all'Inter piace l'anno scorso. Lui all'Inter verrebbe di corsa, consigliato anche da Lukaku, rimane sul tavolo perché poi Inter e Chelsea si incontreranno a brevissimo per parlare di Lukaku, sì, e ne parleremo tra poco. Si potrebbe parlare anche di Onana e Dumfries, oltre quindi a Chalobah. Occhio anche a Koulibaly, che è un altro profilo che potrebbe essere in uscita dal Chelsea e potrebbe finire in una maxi operazione di cui però al momento possiamo definire solo alcuni contorni, ma ne sapremo di più a giorni. Invito a tener d'occhio un altro nome di cui non si sta parlando in questo momento, ma che secondo me ne riparleremo, andrebbe tenuto d'occhio, quello di Gonzalo Inacio dello Sporting, che è mancino e un mancino all'Inter comunque in questo momento servirebbe anche per alternarsi con bastoni e vedremo. Almeno quindi un colpo più di prospettiva, secondo me serve, un buon difensore più rapido ci farebbe comodo per avere anche caratteristiche diverse in fase difensiva. Io però sono convinto che se continueremo a giocare con un baricentro un po' più basso sia più utile un braccetto che magari è anche abile a spaccare in avanti con il pallone progressivo guadagnando campo e a giocare soprattutto con i piedi. A centrocampo c'è da fare un bel discorso a centrocampo, perché io sono sinceramente un pochino in difficoltà in questo momento nel capire le strategie per gli esterni, perché
Al momento la situazione più calda in entrata è paradossalmente a sinistra, dove in teoria l'Inter sarebbe a posto. Quindi questo mi fa evidentemente pensare che Gosens rimane in uscita dopo il tentativo di cederlo sia la scorsa estate che di nuovo a gennaio. A destra invece le altre piste al momento sembrano un po' più ferme per quello che ne sappiamo. Quindi Bellanova, sull'ipotesi di riscatto di Bellanova, è ancora un'ipotesi molto in bilico in questo momento. Dumfries, come detto, è sempre da tenere d'occhio perché può effettivamente partire. In questa situazione io ho la mia opinione sulle corsie dell'Inter, intanto dovendo costruire sempre più un'Inter inzaghiana, mettere l'Inter, nelle mani di Inzaghi con le caratteristiche dell'allenatore, secondo me la parola d'ordine sulle corsie soprattutto è qualità, aumentare la qualità. Bisogna aggiungere qualità sugli esterni e per qualità intendo sia nel trattare il pallone, sia nel prendere decisioni nell'ultima giocata, che anche nell'1 contro 1 per generare superiorità numerica, caratteristiche che al momento ci mancano. Quindi a sinistra si sta parlando in maniera concreta di Carlos Augusto del Monza, che può essere un innesto interessante in questo senso, in questa direzione che intendo io a sinistra. A destra però nel caso serve un vero colpo importante innanzitutto, magari anche giovane, perché comunque sugli esterni fare player trading è un po' più semplice. Non ci sono tantissimi aggiornamenti, come dicevo, la situazione sembra un pochino più ferma a destra paradossalmente, tanti quotidiani parlano del possibile ritorno di Hakimi che vorrebbe fortemente tornare a Milano, questo alla luce anche della lunga chiacchierata che c'è stata tra Marotta e il proprietario del PSG ad Istanbul. Io continuo a pensare che sia veramente difficile, ma lo pensavo anche l'anno scorso di Lukaku, per cui vedremo. In mezzo bisogna sostituire Gagliardini, che è un sicuro partente. Barella, Slani, Mkhitaryan e Çalha dovrebbero andare tutti verso la conferma senza grandi dubbi. Brozovic può essere ancora una volta sul mercato, può essere il sacrificato perché ha un ingaggio elevato, alcune cose durante la stagione non sono piaciute e credo che Çalhanoğlu sarà convertito definitivamente davanti alla difesa. L'idea quindi è quella di prendere innanzitutto un centrocampista forte fisicamente e allora tanti addetti ai lavori ho visto che stanno parlando di Milinkovic-Savic, anche perché la Lazio se non cede e non sistema l'indice di liquidità ha il mercato bloccato. Sarebbe anche il nome richiesto direttamente da Inzaghi per il proprio centrocampo. Io personalmente in questo momento non ho conferme così forti sulla fattibilità di un'operazione Milinkovic-Savic, mentre mi risulta un interesse molto concreto per Frattesi, sul quale però ci sono anche Juve e Roma che possono giocarsi delle armi interessanti, così come comunque l'Inter può impostare degli affari inserendo mulattieri, Fabian e altri nomi. Non è comunque una pista semplicissima, ma Frattesi all'Inter piace. Teniamo sempre d'occhio, anche se ultimamente se ne sta parlando un pochino meno, che sì, perché il Barcellona ha bisogno di piazzare l'Ivoriano ex Milan in tempi brevi e per me l'Inter comunque fiuta la possibilità di prenderlo a condizioni molto vantaggiose, quindi occhio in questo senso. Chiudiamo con l'attacco. Allora, Lautaro si è parlato molto di Real Madrid, si sta continuando a parlare di Real Madrid, ma, visto anche com'è la situazione attuale a livello di giocatori in bilico nel reparto offensivo, io credo che l'Inter farà di tutto per ripartire da Lautaro e Lukaku. Ovvio che se si sfonda il muro dei 100 milioni come offerta sarà molto probabilmente impossibile da trattenere e questo vale per chiunque all'Inter e in Serie A. Fatto sta che si cercherà in condizioni normali di ripartire da Lukaku e Lautaro Martinez. Queste sono un po' le notizie che stanno filtrando in questo momento. Correa è in partenza, sarà difficile piazzarlo senza fare una minusvalenza in questo momento. Vedremo se arriverà qualche offerta in grado di convincere l'Inter, altrimenti occhio all'ipotesi magari di rinnovare il contratto per, diciamo diminuire l'ammortamento, il peso a bilancio, piazzarlo in prestito con delle formule creative per invogliare qualcuno a puntare su Correa che è in uscita. Su Dzeko siamo un po' al 50 e 50 in questo momento, nel senso che l'Inter vorrebbe rispetto a quello che si diceva un paio di mesi fa con un rinnovo di contratto che poteva arrivare anche alle stesse cifre, al momento sembra più orientata a risparmiare qualcosa eventualmente in un rinnovo di Dzeko, quindi un rinnovo al ribasso.
che potrebbe non convincere sufficientemente Dzeko, che invece vuole continuare a sentirsi importante, ha ricevuto altre offerte dalla Turchia e non solo, quindi Dzeko potrebbe alla fine anche partire e quindi l'Inter ripartirebbe da Lukaku e Lautaro Martinez e andrebbe, almeno a dover inserire 2 nuovi attaccanti. Retegui in questo momento, attaccante della nazionale italiana, in forza al Tigre, sembra un nome un po' in calo. Non so sinceramente se si tratta di una strategia dell'Inter per abbassare un po' il costo o comunque di pura strategia per questa trattativa o se effettivamente è un profilo in calo. Fatto sta che, come dicevo, la priorità è la conferma di Lukaku, ci sarà un incontro a brevissimo col Chelsea, è uno dei primi in agenda e da quello che ho capito poi c'è la volontà di fare un investimento più in prospettiva, quindi prendere un profilo pagando anche il cartellino, diciamo non una super cifra, ma comunque investendo sul cartellino un giocatore più giovane da far crescere in prospettiva e dall'altro lato completare con un'occasione low cost. Come occasione si sta parlando anche di Scamacca, che è in uscita dal West Ham e che l'Inter aveva trattato tantissimo la scorsa stagione, proprio insieme a Frattesi tra l'altro. Da quello che mi risulta è un nome probabilmente più proposto, che l'Inter comunque gradisce, ma solo a determinate condizioni molto convenienti, mentre il West Ham sta cercando di piazzare un'operazione con cui recuperare gran parte, se non tutti, quei 40 milioni investiti la scorsa stagione. Quindi al momento è una condizione un pochino difficile e tante squadre in Italia comunque sono state contattate e ne stanno parlando. Si è parlato di Okafor, si è parlato di Balogun dell'Arsenal, è spuntato un profilo molto diverso come quello di Luke Bacchio, che non è giovanissimo tra l'altro, dell'Hertha Berlino, ha caratteristiche un po' differenti, un po' più da raccordo anche piuttosto che da centravanti puro. Fatto sta, come dicevo, che la linea guida da seguire sarà quella di un profilo con un investimento più in prospettiva e un'occasione più low cost se si riuscirà a piazzare l'accoppiata Lukaku accanto a Lautaro, se si riuscirà a ripartire da loro due. Queste sono le linee guida, quindi diciamo così, del mercato dell'Inter da seguire in vista di questa sessione di mercato. Ci saranno ulteriori aggiornamenti dopo il faccia a faccia che andrà in scena, come dicevamo, tra poche ore, di fatto, tra Inzaghi e l'Inter. Fatemi sapere voi che cosa vi aspettate, che cosa serve a questa Inter, se siete d'accordo anche con le priorità che ho individuato io, che vi ho raccontato all'interno di questo episodio di oggi. Vi invito, come dicevo, a seguirci con i nostri aggiornamenti ogni giorno alle 19:30 in diretta. Vi lascio in descrizione un altro approfondimento relativo alla finale di Champions League. Per chi ci ascolta in podcast vi basta cliccare sul link in descrizione per non perdervelo. Per chi ci segue da YouTube invece fate un salto qui.